Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Spero che la vostra giornata stia andando alla grande, perché oggi ci addentriamo in un argomento che sta facendo discutere, sognare e anche trattenere il fiato moltissimi appassionati delle serie turche. Parliamo di quella tensione palpabile, a volte affilata come una lama, tra Barbaktas e Yağmur Yüksel. Se seguite queste produzioni, sapete benissimo di cosa sto parlando. Due star che, con talento e carisma, hanno conquistato un pubblico vastissimo. Ma oggi non ci soffermiamo solo sui loro trionfi, vogliamo rivivere quei minuti di alta tensione, quegli sguardi che dicevano tutto, quelle battute cariche di significato che ci hanno tenuti incollati allo schermo. Che cosa è successo davvero per rendere questa dinamica così potente? È stato merito della sceneggiatura? È chimica reale? O una miscela perfetta di entrambe? Preparatevi, perché passeremo al setaccio i momenti più iconici per capire cosa li renda così speciali. Se si parla di Barbaktas e di Yağmur Yüksel, è quasi impossibile non evocare l'intensità delle loro interpretazioni. Entrambi hanno la capacità rara di far passare un universo intero con uno sguardo o un gesto. E quando questa qualità si somma, nella stessa scena, nasce una scintilla che lo spettatore percepisce all'istante. Pensate a quei confronti in cui le parole sono poche, ma il sottotesto è infinito. Lì sta la magia. Non è soltanto una battuta detta con rabbia o con dolcezza, è come si sorreggono lo sguardo, come trattengono il respiro, come un lieve inclino della testa racconti già un passato, una ferita, una promessa. La tensione che spesso vediamo emergere tra loro non nasce dal nulla. È il risultato di una costruzione minuziosa, condivisa da chi scrive e da chi interpreta, che si amplifica quando due personalità come le loro entrano in risonanza. Guardiamo più da vicino. Nei progetti che li hanno visti protagonisti, i loro personaggi sono spesso immersi in trame complesse, conflitti, incomprensioni, sentimenti proibiti, equilibri di potere. È in questo terreno fertile che la tensione sboccia in maniera spettacolare. Immaginate una scena in cui Bar accusa, ferito e orgoglioso, e Yağmur lo affronta con calma incrollabile, rifiutando di indietreggiare. Bar reagisce con la sua intensità inconfondibile, Yağmur risponde con fermezza e una scintilla di sfida. Il risultato è un duello di sguardi e parole che è pura elettricità. Non stupisce che i fan restino catturati da dinamiche simili, perché riflettono le complessità delle relazioni umane, anche dentro scenari dichiaratamente romanzati. Consideriamo, poi, la costruzione dei silenzi. A volte ciò che non si dice pesa più di qualunque dialogo. Un silenzio carico di risentimento, desiderio represso o comprensione taciuta può demolire le difese più solide. Yağmur, con quell'aria serena in superficie e una forza interiore che filtra dagli occhi, è bravissima a usare il non detto per comunicare profondità. E Bar, con un'energia che riempie la scena, sa colmare quei vuoti con una presenza magnetica. Anche la posizione dei corpi è eloquente. Qualche volta si avvicinano pericolosamente, altre volte mantengono una distanza misurata. È una coreografia emotiva che il pubblico sente sulla pelle e interiorizza. E poi c'è la chimica. Negarlo sarebbe ingenuo. La connessione tra Barbaktas e Yağmur Yüksel è uno dei pilastri del loro successo sullo schermo. La chimica tra attori è un fenomeno affascinante. A volte due interpreti si trovano su un piano che oltrepassa il semplice recitare. Hanno una comprensione istintiva l'uno dell'altra e possono reagire in modo organico, generando momenti di autenticità che sembrano rubati alla realtà. Nel loro caso, questa sintonia si traduce in scene cariche di un'energia tangibile, che rende le loro storie credibili e i conflitti davvero importanti. Il pubblico si riconosce in quella intensità, in quella lotta interiore che spesso vediamo riflessa nei loro sguardi. Ma da dove nasce, in concreto, questa tensione? È tutta colpa o merito del copione? Certo, gli sceneggiatori preparano il terreno, incastonando i personaggi in situazioni tese, ma sono gli attori a infondere vita alle parole. Una buona pagina può predisporre un momento forte, sono però le sfumature di Bar, rabbia trattenuta, disperazione calma, ironia che punge, e la capacità di Yağmur di essere vulnerabile e forte allo stesso tempo a trasformare una scena potenzialmente buona in una scena memorabile. Pensate ai confronti frontali. Non sono mai urlavuote, ma dialoghi affilati e saturi di emozioni represse. Il modo in cui uno ascolta l'altra, la microespressione che tradisce un pensiero nascosto, il tremore appena accennato di una mano. Sono dettagli che costruiscono un'atmosfera quasi insopportabile. E quando la valvola cede,
quando arriva lo sfogo, lo sentiamo meritato e potentissimo. Nemmeno la calma è davvero calma, quando si tratta di loro. Una conversazione quieta è spesso punteggiata da un passato irrisolto, da un desiderio non confessato, da una minaccia gentile. Yamur, con quello sguardo profondo e contemplativo, può raccontare un tumulto interiore senza muovere un muscolo. E Bar, con carisma e presenza scenica, riesce ad appesantire ogni parola, ogni pausa. La tensione che ci fa trattenere il respiro non è sempre negativa. A volte è quella del desiderio che cerca un varco, dell'amore che bussa pur sapendo quanti ostacoli dovrà attraversare. Le scene in cui sembrano sul punto di cedere, ma resistono sono tra le più romantiche e incendiarie. Come si guardano, quanto siano vicini senza toccarsi, la battaglia dentro di loro che affiora sul volto, tutto contribuisce a un'atmosfera accesa che cattura. Quando uno spettatore si innamora di una storia, non cerca soltanto la soluzione al conflitto, vuole il viaggio emotivo. E la tensione è la strada maestra di quel viaggio. Tiene svegli, fa investire cuore ed energie nei personaggi, ci fa tifare perché superino gli ostacoli. Barbakhtas e Yamur Yüksel, con la loro abilità nel costruire questa tensione, sono diventati maestri nel tenerci incollati. Ma non dimentichiamo il ruolo fondamentale della musica e della fotografia nel creare l'atmosfera. La colonna sonora spesso affiora all'improvviso e si gonfia proprio nei secondi più tesi, intensificando l'emozione. I primi piani, che catturano ogni vibrazione del volto, sono strumenti potenti al servizio di quell'intensità. È un lavoro di squadra in cui ogni tassello, dal set al montaggio, concorre a un'esperienza totalizzante. E allora, che cosa è successo esattamente? Difficile ridurre tutto a un solo istante o a una singola ragione. L'impatto si è costruito in più produzioni, in molte scene, come una marea che cresce. Se vogliamo stringere il discorso, però, la vertigine tra Bar e Yamur nasce da una combinazione perfetta. Prima di tutto, i copioni, trame con conflitti profondi e relazioni complesse. Poi, le interpretazioni, due artisti capaci di comunicare un arco di emozioni ampio con misure raffinate. Terzo, una chimica innegabile, che diventa una connessione percepibile e credibile. Quarto, l'uso accorto di inquadrature e suono che amplifica la loro presenza. Quinto, la capacità di esplorare tanto la tensione del conflitto quanto quella del desiderio, tenendoci in bilico tra paura e speranza. Quando Bar e Yamur condividono la scena, si crea una dinamica che ha il peso delle grandi occasioni. I loro personaggi, spesso in circostanze di forte pressione, regalano momenti di dramma puro, di emozione vera e, sì, di tensione memorabile. Il modo in cui si affrontano, il modo in cui si cercano con gli occhi, il modo in cui le parole si fermano a mezz'aria come se potessero cadere o volare, tutto contribuisce alla sensazione che in quel preciso istante stia accadendo qualcosa che conta. Succede per davvero, le emozioni sono al massimo. Con il loro talento, hanno trasformato le interazioni in spettacolo, e questa è la magia che amiamo. C'è anche un'altra dimensione che rende il tutto più affascinante. La sovrapposizione tra il set e la percezione pubblica. Le voci di corridoio, le foto rubate dietro le quinte, il modo in cui si sorridono durante una lettura copione o come si sfiorano in un ciak annullato all'ultimo, diventano materia di discussione. Bar appare spesso concentrato, con quella rigidità che gli rimane addosso dopo una scena intensa. Yamur, invece, sembra sciogliere la tensione con una battuta gentile o un mezzo sorriso. Sono piccoli frammenti che alimentano la leggenda e che, messi accanto alle scene ufficiali, fanno pensare a un'intesa che vibra anche oltre la finzione. Il dietro le quinte racconta che non tutto nasce al primo colpo. A volte la scena si costruisce su prove, tentativi, respiri calibrati. Bar studia la cadenza delle parole, la pausa giusta per farle mordere. Yamur lavora sulle transizioni emotive, sul punto esatto in cui l'occhio deve velarsi oppure farsi deciso. È lì che il mestiere incontra la naturalezza, e quando la macchina da presa riparte, tutto scorre come se fosse inevitabile. Non c'è forzatura, c'è precisione. E quella precisione, che noi percepiamo come spontaneità, è la testimonianza del loro impegno. Nelle sequenze di confronto, c'è quasi sempre un attimo sospeso in cui i ruoli possono ribaltarsi. Bar piega appena il capo, gli occhi si anneriscono, la mascella stringe. Yamur tiene il campo con l'immobilità, poi inclina una spalla e l'aria cambia. La musica si insinua, la luce stringe, il mondo si ferma.
Non sono semplici trucchi, sono scelte che ingabbiano il sentimento per liberarlo al momento esatto. E quando infine uno dei due fa un passo avanti, il cuore dello spettatore fa altrettanto. Anche quando li troviamo in scene più dolci, la tensione non scompare, diventa sottile, cremosa, una resistenza che fa crescere il desiderio. Un dialogo banale si trasforma in promessa, un gesto quotidiano diventa intimità. È l'arte di far pulsare la normalità, di innalzare il quotidiano perché riveli la sua natura più poetica. E il pubblico, che ormai conosce i loro ritmi, sente dov'è il crinale e aspetta, partecipe, l'inevitabile scivolata. Riassumendo, ciò che vediamo tra Barbactas e Yamur Yuxel è l'incontro di 5 forze. C'è la scrittura che prepara il terreno, le interpretazioni che accendono il fuoco, la chimica che lo alimenta, la regia e il suono che avvolgono tutto in un respiro più ampio. E infine la duplicità della tensione, tra scontro e desiderio, che ci tiene legati. Il risultato è un'esperienza che non finisce con l'ultima scena, ma continua nei commenti, nelle discussioni, nei ricordi che riaffiorano a distanza di giorni. È così che nasce il culto. E con questo si chiude la nostra analisi sulla tensione al culmine tra Barbactas e Yamur Yuxel. Abbiamo visto come talento individuale e chimica condivisa siano stati capaci di generare momenti che hanno lasciato il segno negli schermi e nel cuore di milioni di spettatori. Speriamo che questo viaggio tra emozioni e dettagli vi sia piaciuto. Grazie per essere stati con noi su Stelle Turche Rivelate. Il vostro sostegno ci motiva a portare ogni volta nuove letture, curiosità e storie dal mondo delle serie turche che amiamo. Ora tocca a voi. Quali sono le vostre scene preferite con Bare e Yamur? Che cosa vi colpisce di più nel loro modo di ascoltarsi e affrontarsi? Raccontatecelo nei commenti, leggerli e discuterne insieme è la parte che preferiamo. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo con chi, come voi, non resiste al fascino delle produzioni turche. E soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e attivate le notifiche per non perdervi le prossime uscite. Ci vediamo molto presto con nuove storie, nuovi sguardi, nuove scintille. A prestissimo!